Io sono Patrizio De Itos, sono l'amministratore del gruppo ITLAS Laborlegno. Questa azienda nasce nel 1985 in funzione a quello che avevo fatto come esperienza negli anni prima, che ho lavorato come venditore nell'azienda del padre, quindi andavo in giro a vendere, facevo un po' l'agente. Arrivato, diciamo, a un buon risultato, non ero più indispensabile nell'azienda dei soci di mio papà, e questi hanno deciso di licenziarmi. A quel punto, diciamo, la palla al balzo, e ho cominciato a lavorare per conto mio. E da lì nasce l'esperienza Laborlegno 1985, quindi molto, diciamo, piano piano, quindi ho cominciato da solo con un dipendente. Ho cominciato ad acquistare una macchina, conoscevo il legno, quindi cominciavo a lavorare, seguire la lavorazione del legno. La prima lavorazione, quindi andavo a comprare i tronchi in Francia, facevo il segato. È stata un po' una storia un po' passo passo, un po' lunga, però facevo molto, conto sull'esperienza che aveva fatto prima, quindi conoscevo i clienti, conoscevo i prodotti, e quindi sapevo che avevo già un business plan per arrivare a fare un prodotto che fosse vendibile, e sapevo già che potevo guadagnare qualcosa facendo queste trasformazioni. Ecco, dopo aver percorso, diciamo, tutta la fase iniziale della lavorazione del legno, ci sono state varie fasi in cui prima andava il legno europeo, quindi rovere, questi faggio, noce. Poi c'è stata la fase dei legni esotici, dal 1990 al 2003-2004 il legno più utilizzato era il legno esotico. Questo mi ha portato ad andare in Africa, ho fatto una grande azienda in Africa per diciamo, l'approvvigionamento della materia prima, e con questo, diciamo, con questa attenzione verso l'approvvigionamento siamo riusciti a creare anche i pavimenti dalla materia prima, quindi dalla foresta, fino al prodotto finito. Questo ha creato e ha fatto sì che queste aziende siano diventate leader nella produzione dei pavimenti, e soprattutto sono aziende molto verticali, perché partono dalla foresta e arrivano fino al prodotto finito. Oggi dopo l'esperienza dell'Africa, oggi siamo arrivati all'esperienza portata in Italia, quindi abbiamo cercato di legare queste aziende, cioè quelle aziende ITLAS Laborlegno, al territorio nazionale, quindi andando a prendere il legno nazionale. In questo caso parliamo del faggio del Cansiglio, che noi chiamiamo assi del Cansiglio. Ecco, questo legno ha una particolarità molto importante, perché cresce a 1200 metri di altitudine, quindi abbiamo ridato, diciamo, vita a questa foresta, creando un pavimento con questo legno. Questo legno, tra l'altro, è un legno molto valido, perché già nell'epoca della Serenissima facevano i remi delle galee, quindi era comunque un legno di grande valore. Ecco, siamo arrivati poi a sviluppare con tutti i nostri collaboratori anche prodotti brevettati, prodotti molto tecnologici. Quindi l'azienda dal 1985 ha avuto un'evoluzione molto forte ed importante, anche rispetto sia a livello tecnologico, quindi l'azienda è molto industrializzata, molto automatizzata, e abbiamo fatto fronte anche a diverse crisi, all'andamento sinusoidale del mercato, creando comunque dei prodotti che davano risposte, e davano anche possibilità di creare economie sia nei cantieri per il nostro cliente, sia per noi che lavoravamo il prodotto.